Buongiorno a tutti e benvenuti in questo video tutorial. Oggi parleremo del modulo Monitor Consumi di Delego. Iniziamo col dire che cos'è il Monitor Consumi. È un modulo che consente di acquisire i dati di produzione e di consumo, siano essi energia elettrica o termica, e volumi, per esempio, di acqua calda sanitaria, acqua fredda sanitaria, acque grigie e gas, che riguardano il bilancio di un'abitazione o più in generale di un edificio. I dati possono essere acquisiti attraverso multimetri e analizzatori per la parte elettrica, misuratori di energia termica diretta e quindi comprensivi di una misura di portata e del salto termico sulla linea di adduzione ed eventualmente contaimpulsi per i volumi. Le tecnologie che sono supportate nel monitor consumi sono KNX naturalmente e Modbus su RS485 oppure Modbus su TCP/IP. Tutte queste tre tecnologie sono già incluse nel pacchetto base di Delego e che si acquisisce con una licenza di un server Basic, Advanced o Premium. Occorre aggiungere che abbiamo una limitazione nel pacchetto base, nell'utilizzo dei registri Modbus, fino a 30 registri. Nel caso dovessimo integrare meter nel monitor consumi con Modbus o RS485 o TCP che ci richiedono oltre 30 holding register, dovremo aggiungere un voucher per le funzioni estese. Da ultimo, con una licenza aggiuntiva è possibile integrare meter che comunicano con MBus su RS485. In questa slide vediamo i passaggi principali che sono necessari per configurare un monitor consumi. Le attività sono essenzialmente 6. La prima attività consiste nell'attivazione di una memoria USB esterna per poter mantenere in una memoria esterna un numero di dati sufficienti. Il secondo passaggio comprende la creazione di meter in tecnologia Modbus o KNX e il loro relativo mapping. La terza fase riguarda l'attivazione dell'interfaccia utente. In altre parole, se non viene utilizzato il monitor dei consumi e per esempio la possibilità di graficare i dati, nel menu contestuale dell'app su PC o per dispositivi mobili non è presente la voce che riguarda il monitor consumi. Quindi nel passaggio numero 3 noi dobbiamo attivare questa interfaccia per poter utilizzare il monitor dei consumi. Il passaggio 4 riguarda l'associazione tra i meter che abbiamo creato con una particolare tecnologia e le categorie di consumi che sono preconfigurate. Nel passaggio 5 vedremo come configurare la sezione data log e quindi poter aggiungere dei grafici, quindi che sono grafici che rappresentano delle variabili aggiuntive rispetto a quelle che riguardano l'energia o i volumi messi in gioco del bilancio dell'edificio. Come ultimo passaggio vedremo come è possibile scaricare sotto forma di CSV i dati che vengono storicizzati sulla memoria esterna USB. Nella prima parte ci concentreremo quindi sui passaggi necessari per configurare il monitor dei consumi senza entrare nel dettaglio del mapping di ciascun meter. Nella seconda parte, al punto 7 e al punto 8, faremo degli esempi applicativi di mapping specifici. In particolare, proveremo a creare un meter elettrico in KNX, un meter termico in Modbus RS485, creeremo un meter elettrico in Modbus TCP/IP e da ultimo vedremo come creare dei grafici di temperature dell'edificio. Nel primo passaggio di configurazione vediamo come attivare una memoria USB esterna per la memorizzazione dei dati. Naturalmente dobbiamo prima introdurre nell'apposito slot del server una memoria USB e quindi dobbiamo passare all'ambiente di configurazione, nel menu laterale ad albero selezionare la voce Setup
e gestione della memoria esterna. Una volta aperta la scheda nell'ambiente di lavoro, possiamo verificare che effettivamente la memoria è stata inserita. Tutto quello che dobbiamo fare è premere il pulsante di attivazione. Una volta attivata la memoria USB esterna, dobbiamo ricordare di mettere un check sul flag che abilita il backup dei dati che sono memorizzati e troviamo un calendario che ci permette poi di effettuare lo scaricamento dei dati sotto forma di CSV. La condizione per effettuare lo scaricamento è che ci siano effettivamente dei dati registrati e questa informazione la ricaviamo dal colore della casella relativa a un giorno. Se la casella è di colore verde, premendo sulla casella possiamo direttamente scaricare due tipi di file. Uno che contiene i dati grezzi, cioè così come sono stati acquisiti dal campo, e un secondo file relativo a quel giorno di scaricamento che ci permette di fare il download sotto forma di CSV dei dati elaborati. Suggeriamo di formattare la memoria USB esterna prima di introdurla nell'apposito slot. La formattazione deve essere effettuata con FAT32. Abbiamo testato memorie USB con una capacità massima di 16 GB di memoria. L'utilizzo di una memoria esterna per memorizzare i dati non è strettamente necessaria con il server Delego. In altre parole, se non andiamo ad attivare una memoria esterna, i dati vengono direttamente memorizzati nella memoria interna flash del server. Nel caso però di utilizzo della memoria interna del server, abbiamo alcune limitazioni nel mantenimento dei dati. In particolare i dati grezzi vengono mantenuti ovviamente per ottimizzare le risorse di memoria solamente per 48 ore. Ciò vuol dire che se introduciamo dei grafici, per esempio di temperature, queste temperature vengono acquisite in maniera non elaborata, cioè su delle medie orarie, ma vengono acquisiti come in base agli eventi che riceviamo dal bus, dopo 48 ore, utilizzando la memorizzazione interna di Delego, questi dati non vengono più conservati e quindi vengono cancellati. I dati elaborati hanno un tempo, diciamo, di conservazione nella memoria interna più lunga. In particolare vengono mantenuti per 14 giorni tutti i dati che sono stati acquisiti su base oraria, 12 mesi quelli acquisiti su base giornaliera e 10 anni i dati che vengono acquisiti su base mensili. Noi possiamo andare a modificare questi parametri andando nel menu laterale Data Log, selezionando la voce Setting e andando direttamente a modificare questi valori. Questi valori riguardano il tempo di mantenimento dei dati nella memorizzazione interna del server Delego. Quando la supervisione però richiede un numero di indirizzi di gruppo elevato, quindi maggiore di 400, si suggerisce l'utilizzo naturalmente di una memoria esterna, soprattutto laddove si vuole creare un monitor consumi molto ricco, con un certo numero di meter e con la visualizzazione di grafici che riguardano tutte le temperature dell'edificio. Nel secondo passaggio di configurazione vediamo come creare dei meters, sia con tecnologia KNX che con tecnologia Modbus. Partiamo creando un meter con tecnologia KNX. A questo scopo, nel menu di configurazione, selezioniamo la voce Tecnologie, selezioniamo la voce KNX, KNX Widget, e andiamo ad aprire la scheda Energia. Una volta aperta la scheda Energia all'interno dell'ambiente di lavoro, nella sezione Energia si apre una casella a tendina con la quale possiamo selezionare un meter di energia o un meter che riguarda l'acquisizione degli impulsi, cioè l'acquisizione di volumi.
Selezioniamo Energy Meter e premiamo il pulsante Add. Una volta creato il meter energia, con l'icona di Edit apriamo la scheda corrispondente. Attribuiamo un nome. Possiamo selezionare l'unità di misura che verrà rappresentata direttamente sulla app per dispositivi mobili o PC, in questo caso indichiamo kilowattora, e all'interno di questa sezione dobbiamo andare a configurare direttamente gli indirizzi di gruppo e il formato e l'unità di misura che riguarda in particolar modo la potenza e l'energia. Vedete che ci sono più record all'interno di questa sezione perché i meter possono essere utilizzati sia per il monitor consumi sia per il controllo carichi. Nel caso di utilizzo col controllo carichi dobbiamo andare a definire anche queste variabili che sono virtuali, che sono il limite minimo, il limite massimo di potenza per fare in modo che l'algoritmo vada a inserire e disinserire i carichi e anche la priorità. Nel caso di utilizzo di un meter al solo scopo del monitor dei consumi, 2 sono i record che invece vanno configurati, che sono quello che riguarda la potenza misurata e l'energia. In questa parte del video tutorial non ci concentriamo su il mapping vero e proprio, perché vogliamo vedere come si può confezionare tutto il sistema. Con gli esempi successivi andremo a vedere come configurare l'indirizzo di gruppo, il formato di visualizzazione e quello che si chiama rendering o l'unità di misura che deve essere visualizzata. Chiudiamo e abbiamo creato il nostro meter elettrico. Possiamo beneficiare, nel caso di creazione di più meter, della possibilità di clonare il widget. Premendo il pulsante clona possiamo creare un widget con determinati offset sugli indirizzi di gruppo. Quindi dedicando, per esempio, un gruppo intermedio a dei meter, possiamo mettere un offset sull'indirizzo di gruppo intermedio per poter clonare il dispositivo creato e generarne direttamente un altro. Passiamo alla creazione di un meter con tecnologia Modbus RS485. A questo scopo, nel menu dell'ambiente di configurazione, selezioniamo Tecnologie KNX Modbus. Selezioniamo Linee Modbus e col pulsante più che si trova nella parte inferiore andiamo a generare una nuova linea Modbus, che in questo caso sarà una linea RS485. Apriamo la scheda nell'ambiente di lavoro. Il parametro comunicazione deve essere settato su seriale USB. La porta è RS485 e per la particolare applicazione che vogliamo poi dimostrare nel mapping successivo necessitiamo di un baud rate di 9600, nessuna parità e un bit di stop e 8 bit di dati. Ci sono qui alcuni parametri che sono molto significativi e che determinano anche le prestazioni della linea Modbus e quindi dell'acquisizione dei meter. Il primo parametro di interesse è il tempo di interrogazione, cioè il tempo che viene dedicato in millisecondi a un'interrogazione di un dato. Per alleggerire il carico di lavoro del server, suggeriamo di mettere anche un tempo piuttosto elevato, come in questo caso 2 secondi, cioè 2000 millisecondi. Il secondo parametro è il tempo di comando, cioè il ritardo che c'è dopo aver effettuato un comando su RS485 prima di ripartire con il polling degli altri dati. In realtà nel monitor consumi noi abbiamo solo bisogno di letture, quindi questo parametro non è significativo e lo impostiamo comunque a 50 millisecondi.
Un secondo parametro importante è il ritardo dopo il ciclo di interrogazione. Se andiamo a definire n meter, ciascuno con un holding register che riguarda la potenza e l'energia, alla fine dello scan di tutti i dispositivi possiamo configurare un ritardo che noi mettiamo tranquillamente a 1 secondo, cioè a 1000 millisecondi. Il timeout di connessione riguarda il tempo per cui si attende una risposta da parte del dispositivo, che è naturalmente uno slave della linea RS485, prima di passare all'acquisizione del dato successivo. Questo timeout può essere fissato a 1 secondo. Il flag su Keep Connection Active consente di non liberare la porta di comunicazione sul dispositivo slave dopo aver fatto un'interrogazione. Si suggerisce di lasciarlo attivato in modo tale che avvenga un polling su tutti i meter che abbiamo configurato. Andiamo nella sezione Meters. Analogamente come è stato fatto per i meter KNX, abbiamo una casella a tendina in cui possiamo selezionare un meter di energia, un meter che riguarda il volume. Andiamo a selezionare energia e premiamo il pulsante Add. Apriamo la scheda nell'ambiente di lavoro, diamo un nome al nostro meter, anche qui possiamo andare a selezionare l'unità di misura per l'energia che verrà visualizzata sulla app, possiamo selezionare direttamente l'indirizzo slave del dispositivo, oppure possiamo andarlo a configurare direttamente nella configurazione dei registri. Come vedete, anche in questo caso ci sono i registri che riguardano la potenza misurata e l'energia, ci sono altri registri. In quanto il meter creato con Modbus RS485 può comunque essere utilizzato per la funzione controllo carichi, e quindi nel caso di utilizzo per il controllo carichi è necessario andare a definire le variabili virtuali, quali per esempio la potenza minima e la potenza massima, per effettuare l'aggancio e lo sgancio dei carichi effettuato dall'algoritmo. Dedichiamo alla seconda parte del video tutorial il mapping vero e proprio dei registri e vediamo alcune funzionalità che possiamo effettuare nel caso di un meter su Modbus. Il meter che noi abbiamo generato può essere clonato, quindi cambiando l'indirizzo dello slave ed eventualmente aggiungendo un offset agli holding register che sono configurati. Abbiamo anche un'altra funzione interessante, che è la possibilità di esportare sotto forma di file CSV il mapping che abbiamo creato. La funzione di esportazione e di importazione di un mapping è particolarmente utile nel caso di mapping particolari, e quindi è possibile tramite la funzione importa chiedere all'assistenza tecnica, al servizio tecnico di Equinex, la particolare mappatura di un meter termico oppure di un meter elettrico, quale può essere un analizzatore o un contatore di quelli disponibili a catalogo Equinex. Nel caso di importazione apriamo la finestra, andiamo a scegliere il file, per esempio scegliamo un widget che riguarda un meter termico per il raffrescamento, e automaticamente abbiamo generato un mapping utile per dispositivi che richiedono una configurazione particolare. Una volta effettuate le operazioni di mapping e di configurazione, si suggerisce sempre di stoppare la comunicazione Modbus sulla linea e di riavviarla. Da ultimo vediamo come configurare un meter con tecnologia Modbus ma TCP/IP.
Andiamo sempre nel menu, selezioniamo tecnologie, Modbus Line e col pulsante più in basso andiamo a generare una seconda linea. Questa seconda linea, la casella di edit di comunicazione, va configurata per una configurazione di rete. Dobbiamo inserire l'indirizzo IP del nostro dispositivo TCP/IP. Selezionare la porta, che tipicamente per i dispositivi Modbus TCP/IP è di default 502, e anche qui possiamo dare un'impostazione ai parametri con il query time, il ritardo, dopo aver effettuato un comando prima di ripartire col polling, il ritardo a fine polling, il timeout quando un dispositivo slave non torna all'appello e la connessione attiva, cioè che non libera il dispositivo slave al termine di un'acquisizione. Anche qui, analogamente come abbiamo fatto per la linea Modbus RS485, andiamo nella sezione Meters, andiamo a selezionare nella casella tendina Energy Meter e premiamo il pulsante Add. Apriamo il meter nella scheda, attribuiamo un nome, selezioniamo l'unità di misura con cui vogliamo venga fatta la visualizzazione nell'ambiente di visualizzazione, quindi per l'utente finale. Come negli altri casi, vediamo che abbiamo due record importanti da configurare con i rispettivi holding register, che sono la potenza e l'energia, e abbiamo altri record che non sono significativi nel caso che il meter venga utilizzato solo per il monitor consumi. Sono utili quando il meter viene utilizzato per il controllo carichi. Anche in questo caso possiamo beneficiare della possibilità di clonare il dispositivo con un altro indirizzo di dispositivo e possiamo esportare e di conseguenza importare la configurazione che abbiamo fatto, chiedendo per esempio al supporto tecnico e all'assistenza tecnica di Equinex il file di mapping relativo a uno dei prodotti. Nel terzo passaggio di configurazione vediamo come attivare nel menu contestuale la voce Monitor Consumi e la visualizzazione dei grafici. Come vedete, in ambiente di visualizzazione, selezionando il menu contestuale, non è presente la voce Monitor Consumi e nemmeno la voce relativa alla visualizzazione dei grafici. Per ottenere questo, premiamo Configurazione, andiamo in ambiente di configurazione. Una volta arrivati al menu di configurazione, nel menu ad albero selezioniamo la voce Opzioni, menu di navigazione. Vedete che la voce Monitor Consumi e Grafici non è visibile. Allo scopo mettiamo un check e a questo punto torniamo all'ambiente di visualizzazione. Selezionando il menu contestuale abbiamo la voce Monitor Consumi e la voce Grafici. Nel quarto passaggio di configurazione Monitor Consumi vediamo come è semplice fare l'associazione tra i meter che abbiamo creato e alle categorie del monitor. Per fare questo andiamo in ambiente di configurazione e dal menu laterale selezioniamo la voce Monitor Consumi. Vedete che ci sono tutte le categorie, 7 categorie, che sono deselezionate, cioè non sono accessibili in ambiente di visualizzazione. Naturalmente possono essere attivate, rese accessibili, solo quelle categorie che hanno dei meter configurati. In particolare per noi è utile la sezione energia elettrica, la sezione energia termica di riscaldamento, energia termica di raffrescamento. Per fare questo selezioniamo la voce energia elettrica, apriamo la scheda e a questo punto la rendiamo visibile.
innanzitutto all'utente in ambiente di visualizzazione e in questa sezione dobbiamo, tramite il drag and drop, andare ad introdurre i meter elettrici che abbiamo creato. A questo scopo utilizziamo la casella di ricerca e facciamo una ricerca per nome. Qui appaiono esattamente i meter di natura elettrica che abbiamo creato, in particolar modo il meter di monitoraggio della produzione fotovoltaica con KNX e il meter sui carichi generali elettrici che abbiamo creato con tecnologia Modbus DCP. Selezioniamoli dal risultato della ricerca e trasciniamoli nella sezione. Il campo di check ci dice effettivamente se la configurazione e la comunicazione è in questo momento attiva. Nel caso del meter di produzione fotovoltaica con KNX non abbiamo completato la fase di mapping, per questo il check ci dice che il dispositivo non è in linea. Passiamo a un'altra categoria, che è la categoria dell'energia termica di riscaldamento. Apriamo la scheda nell'ambiente di lavoro e in questo caso dobbiamo trascinare il meter termico. Nella casella di ricerca andiamo a introdurre la parola chiave thermal, con cui abbiamo nominato i nostri meter, trasciniamo il meter termico. In questo caso è stato generato su una linea Modbus RS485 e i registri sono già in linea. Un campo importante per effettuare poi delle analisi e dei confronti è quello di allegare anche un valore di temperatura esterna. Il valore di temperatura esterna può essere associato sempre col drag and drop, partendo da un indirizzo di gruppo del sistema KNX, oppure nel caso che vogliamo mostrare utilizziamo una temperatura esterna acquisita da un servizio meteo in rete. Rendiamo visibile la casella, torniamo nel menu, andiamo a selezionare la voce servizi e andiamo a trascinare la temperatura esterna nella casella. E a questo punto abbiamo completato la configurazione di questa categoria. Da ultimo andiamo a attivare anche la categoria dell'energia termica di condizionamento. Facciamo sempre la ricerca e andiamo a trascinare il meter elettrico. Anche in questo caso è utile per l'utente finale sulla app avere un confronto con l'evoluzione della temperatura esterna. Come nel caso della categoria di riscaldamento, andiamo a trascinare il valore di temperatura esterna acquisito da servizio meteo in rete. Attiviamo questa categoria e abbiamo completato l'associazione dei meter con le categorie. Nel passaggio 5 vediamo come configurare dei grafici di variabili. Abbiamo visto nella sezione categorie del monitor consumi che possiamo introdurre dei meter di natura elettrica e termica, possiamo anche introdurre dei contalitri e quindi sostanzialmente visualizziamo delle informazioni di energia o di volume. Può essere necessario, per avere un quadro completo dell'edificio, anche poter fare un data log, quindi rappresentare su grafici anche altre variabili, tipicamente le temperature. Per realizzare dei grafici di variabili passiamo all'ambiente di configurazione, nel menu laterale selezioniamo la voce data log, grafici e col pulsante più in basso creiamo un nuovo grafico. Apriamo il grafico creato nell'ambiente di lavoro e diamo un nome. Possiamo a questo punto creare anche un secondo grafico riselezionando la voce grafici. Ciascuno dei grafici
può sovrapporre fino a 3 tracce, fino a 3 temperature. Quindi con questi 2 grafici possiamo rappresentare 6 temperature del nostro edificio. Riapriamo il grafico temperatura zona giorno e vediamo alcuni parametri che sono importanti. Innanzitutto è visibile questo grafico, lo stile può essere di tipi diversi, possiamo realizzare un diagramma a barre, un diagramma a torta, un diagramma a radar, ma noi vogliamo visualizzare delle temperature, quindi selezioniamo trend. Sul data type possiamo mettere dati dettagliati che sono quelli così come sono acquisiti dal campo, per esempio effettuando un invio ciclico o con una variazione di 0,1 gradi sul bus KNX, quando arrivano questi eventi, con un grafico di tipo dettagliato, i dati sono direttamente visualizzati nel grafico. In alternativa possiamo anche utilizzare dei dati aggregati che sono, diciamo, in forma più elaborata. Per esempio possiamo rappresentare le medie orarie delle temperature, o i valori minimi o i valori massimi. Noi ci concentriamo sui dati in forma dettagliata. Possiamo selezionare se impilare i grafici per renderli non sovrapposti, e in questo caso la visualizzazione aggiunge un offset nel caso delle temperature di 20 gradi tra una serie e l'altra, e possiamo abilitare lo zoom da parte dell'utente, molto utile per esempio nella visualizzazione su PC e anche su un dispositivo mobile come un tablet. A questo punto dobbiamo andare a introdurre una serie di dati. In questo caso, lo vedremo in maniera più dettagliata nell'esempio, dobbiamo andare a prendere un indirizzo di gruppo di una temperatura ambiente, ad esempio, piuttosto che un widget creato con Modbus, che può essere comunque messo nella serie di dati. Noi andiamo a selezionare l'indirizzo di gruppo. Si vuole ricordare che durante le ricerche è molto importante trascinare tutti i componenti risultato della ricerca che hanno come descrizione in piccolo il testo KNXID. Non sono invece trascinabili quegli oggetti risultato della ricerca che hanno come descrizione in piccolo widget, ma semplicemente quelli che hanno una descrizione KNXID. In questo caso prendiamo l'oggetto e lo trasciniamo direttamente qui. Abbiamo la possibilità di fornire un nome che sarà quello visualizzato nei grafici, legarlo a quale delle serie vengono visualizzate, massimo 3, e lo stile di rappresentazione che può essere fatto a barre, a curve, a punti. Noi selezioniamo linee. Nel caso di utilizzo di più assi possiamo anche andare a selezionare se la variabile deve essere associata nella scala all'asse primario o secondario. Possiamo anche introdurre un fattore di scala per poter confrontare più agevolmente i vari elementi di un grafico. Nell'ultimo passaggio di configurazione vediamo come esportare i dati acquisiti dal monitor consumi e dai data log. Abbiamo sostanzialmente 3 modi di esportare i dati che sono stati acquisiti. Il primo modo consiste nel disattivare la scheda di memoria USB e di utilizzarla direttamente su un PC. Una volta disattivata la scheda, i dati non verranno naturalmente più memorizzati, ma verranno spostati sulla memoria interna del server. Per disattivare la scheda di memoria USB andiamo in ambiente di configurazione, selezioniamo la voce Setup e Gestione della memoria esterna. A questo punto, premendo il pulsante di disattivazione, una volta completato questo passaggio, possiamo esportare direttamente la chiave USB. Un secondo modo consiste nell'utilizzare nella stessa scheda il calendario. In questo caso non abbiamo nessun dato in quanto abbiamo appena iniziato una configurazione. Nel caso
di acquisizione effettuata da più giorni, i giorni che hanno la disponibilità dei dati verranno selezionati con il colore verde. A quel punto, premendo direttamente sul pulsante di un giorno, verranno scaricati due file che sono sostanzialmente il file dei dati grezzi, così come sono stati acquisiti dal campo, e un file CSV con i dati elaborati, cioè quelli aggregati su base oraria, su base giornaliera, facendo il minimo, il massimo, la media dei dati. Un'ultima modalità di scaricamento dei dati può essere effettuata selezionando la voce Data Log, Import-Export. Aprendo questa scheda, noi possiamo sia esportare i dati CSV o importarli sotto forma di CSV da un'altra macchina. Le opzioni che abbiamo nelle esportazioni sono innumerevoli, perché possiamo scegliere di esportare tutti i dati, solo quelli aggregati su base oraria, giornaliera, mensile o annuale, per effettuare dei confronti tra più anni. Possiamo andare a selezionare la data in cui filtrare i dati e possiamo anche andare a selezionare gli oggetti da esportare. Per esempio, possiamo essere interessati solo all'esportazione dei dati relativi a una temperatura. A questo punto, premendo il pulsante Esegui, verrà effettuato il download del file CSV. Vediamo come si presentano i dati. Dicevamo che abbiamo un file CSV con i cosiddetti dati grezzi, e in questo caso ne abbiamo un esempio. Per ogni record viene riportata la data e l'ora, con la risoluzione del secondo, interamente con il dato. In questo caso abbiamo le temperature, abbiamo la potenza, cioè i dati grezzi sono quelli che vengono acquisiti o tramite il polling su Modbus o tramite evento su KNX. Il file CSV relativo ai dati aggregati è più complesso. In questo caso abbiamo il timestamp dell'orario di acquisizione, una sua elaborazione con anno, mese, giorno, ora, e poi abbiamo il valore iniziale e finale nel periodo aggregato, il valore minimo massimo. Se si tratta di contatori, possiamo anche avere la differenza tra il valore all'inizio e alla fine dell'ora e direttamente un valore integrato. Nella seconda parte di questo video tutorial vogliamo entrare con maggiore dettaglio nel mapping dei vari meter. Nel primo esempio, che è illustrato in questa slide, vogliamo fare il mapping di un contatore di natura elettrica con tecnologia KNX. Nella prima parte abbiamo già visto come creare un meter, quindi dobbiamo selezionare nel menu tecnologie KNX, KNX widget e energia, e dalla casella tendina selezioniamo un meter di tipo energia e non di volume, e premendo il pulsante Add abbiamo creato il meter. In questo esempio abbiamo un indirizzo di gruppo che è il 10040 per rappresentare che è collegato al valore della potenza elettrica, e l'indirizzo di gruppo 10041 per l'energia. Il tipo di dato per la potenza è un data point type 14.056, cioè è un tipo di data point a 4 byte che ci permette di rappresentare in virgola mobile a 32 bit direttamente i watt prodotti o assorbiti. Nel caso del nostro esempio sono prodotti dall'impianto fotovoltaico. Per quanto riguarda invece l'oggetto di comunicazione legato all'energia, utilizziamo il data point type standard 29010, cioè che è un contatore a 8 byte, cioè che rappresenta la nostra informazione con un intero senza segno a 64 bit, la cui unità di misura sono i watt-ora. Nella scheda di configurazione del meter dobbiamo prestare molta attenzione naturalmente all'unità visualizzata, kilowattora se per l'energia abbiamo la disponibilità del dato in kilowattora, altrimenti dobbiamo indicare semplicemente wattora. In questo esempio
visto che il dato di energia è rappresentato in wattora, l'unità va corretta in wattora. Un altro elemento è quello del formato dei dati. Dopo aver effettuato il link all'indirizzo di gruppo, per la potenza utilizziamo un virgola mobile a 4 byte e per quanto riguarda l'energia 8 byte, che corrisponde appunto al data point type 29.010. Un altro dato che può essere importante è quello relativo al campo icona o rendering, che ci permette di selezionare al suo interno direttamente l'unità di misura visualizzata. Andiamo ora a ricreare la configurazione dell'esempio. In ambiente di configurazione selezioniamo tecnologie, KNX widget, energia e apriamo in ambiente di lavoro il widget che abbiamo creato. Quindi associamo al campo potenza l'indirizzo di gruppo, il formato è quello della virgola mobile ed è corretto, e per quanto riguarda invece l'energia associamo l'indirizzo di gruppo 10041. In questo caso il formato deve essere selezionato nella misura di energia 8 byte, cioè il data point type 29010. Una volta effettuata questa configurazione, non dimentichiamo di premere il pulsante refresh, che fa in modo che gli indirizzi di gruppo così configurati rientrano nel motore di comunicazione. Ora vogliamo vedere se i dati vengono alimentati correttamente. Questi dati sono simulati, quindi noi apriamo ETS, apriamo una schermata di diagnostica e andiamo a selezionare l'indirizzo di gruppo relativo alla potenza 10040. Simuliamo un valore di 2500 watt, lo andiamo a scrivere, chiudiamo e riapriamo la nostra scheda e vediamo che è apparso correttamente il valore di 2500 watt. Analogamente simuliamo un valore per il contatore di energia. Prendiamo una calcolatrice e proviamo a simulare una lettura di 1200 kWh. 1200 kWh in wattora sono 1.200.000 wattora. Vedete che in formato esadecimale abbiamo i caratteri 12, 4F, 80. Torniamo in ETS, andiamo a selezionare l'indirizzo di gruppo 10041, il formato, il data point type è il 29010, cioè quello dell'energia attiva in wattora, e andiamo ad introdurre i caratteri esadecimali che abbiamo trovato con la calcolatrice. Quindi 12, 4F, 80. Effettuiamo una scrittura per effettuare la simulazione e torniamo nel nostro ambiente. Vediamo che effettivamente questo corrisponde a una lettura di 1.200.000 wattora. Quindi il meter di produzione elettrica fotovoltaica è stato correttamente configurato. Possiamo tornare nella scheda di configurazione monitor e andare a vedere monitor elettrici. In questo caso la casella di check dovrebbe essere verde. Proviamo a fare un refresh. Ed ecco fatto che il nostro meter creato nella categoria energia elettrica è andato online. In questo secondo esempio vogliamo mappare un meter termico con tecnologia Modbus RS485. Abbiamo visto nella descrizione generale che per creare
questo tipo di meter, dobbiamo prima creare una linea Modbus del tipo seriale ed effettuare le impostazioni di questa linea. Ricordiamo che dobbiamo andare in tecnologie Modbus, selezionare Modbus Lines e tramite il pulsante più che si trova nella parte inferiore, sempre sul lato del menu, aggiungere una nuova linea. Questa linea deve essere del tipo seriale, nella nostra applicazione specifica deve essere del tipo RS485 a 9600 baud con nessuna parità e un bit di stop e 8 bit di dati. Altri parametri che sono importanti per fare il monitoraggio dei consumi sono quelli relativi alla velocità con cui avviene la comunicazione, in particolar modo il query time o tempo di attesa, che è il tempo tra un'interrogazione di un registro e l'altra. Tenendo questo tempo piuttosto lasco a 2 secondi, rendiamo il monitoraggio molto leggero e facciamo in modo che non impegni molte risorse del nostro server. Abbiamo poi il tempo di comando che non interviene in caso di monitoraggio, a meno che non ci siano altri widget configurati su questa linea Modbus che richiedono anche di effettuare dei comandi. È stato impostato a 50 millisecondi. Abbiamo anche il ritardo dopo il ciclo di polling su tutti i registri, impostato a 1 secondo, e il timeout prima di passare alla lettura di un altro registro in caso di mancata risposta è impostato a 1 secondo. Questo meter di tipo termico ha delle caratteristiche specifiche. Intanto ha un indirizzo Modbus 2 e la potenza termica, in questo caso di riscaldamento, è memorizzata nell'holding register 14. Dobbiamo prestare molta attenzione a configurare tutti i campi del meter, importante il campo tipo, che deve essere configurato come intero numerico, il tipo di formattazione in code come intero senza segno e che quindi impegna un solo holding register, il fattore moltiplicativo 10, cioè quindi rispetto alla lettura il fattore moltiplicativo 10 va diviso per 10. E infine il campo icona o formato, è quello che ci permette di selezionare un'unità di misura, deve essere configurato in kilowatt perché il contenuto informativo del registro 14 è appunto in kilowatt. Per quanto riguarda l'energia termica di riscaldamento, è accessibile all'holding register 2, il tipo è intero numerico, come nel caso della potenza. In questo caso la codifica è un intero senza segno 4 byte, che impegna quindi 2 registri, il fattore moltiplicativo è 1. Occorre ricordare nel formato, nell'icona, nel campo icona o render, di selezionare l'unità kilowattora. Da ultimo occorre sempre ricordare che quando andiamo a introdurre dei nuovi registri in un meter su una linea Modbus è sempre agevole effettuare lo stop e il restart della comunicazione per poter rendere effettive le modifiche dei registri che abbiamo effettuato. Entriamo nel merito della configurazione di questo meter termico in tecnologia Modbus. In ambiente di configurazione selezioniamo tecnologie Modbus, linee Modbus e andiamo ad aprire la linea RS485 che abbiamo creato nella parte generale. Apriamo il nostro meter e andiamo a configurare la potenza letta. Lo slave è il 2, il registro per la potenza è 14. Dobbiamo selezionare in questo specifico prodotto il tipo intero numerico e il tipo di codifica è intero senza segno, quindi impegna un solo registro. Il fattore moltiplicativo è 10, lasciamo un change of value di 1 per poter aggiornare i dati più velocemente e andiamo a impostare il formato col campo icona in kilowatt.
Per quanto riguarda invece l'energia, la troviamo al registro 2, che deve essere sempre del tipo numerico intero, non c'è la scrittura. Il tipo di codifica in questo caso è intero senza segno a 4 byte, che impegna automaticamente 2 holding register, come potete vedere. In questo caso il fattore moltiplicativo è 1, mettiamo sempre un change of value di 1 e andiamo a selezionare nel campo icona l'unità di misura kilowattora. Non dimentichiamo, al termine della configurazione, di effettuare il refresh ed eventualmente lo stop e il riavvio della linea Modbus. Come potete vedere, i LED verdi indicano che effettivamente siamo in linea con questo meter. Vediamo che l'unità di misura per la potenza è correttamente kilowatt e l'unità di misura dell'energia corretta è quella dei kilowattora. Non dimentichiamo che abbiamo sempre a disposizione 2 strumenti importanti per ripetere la mappatura di un meter. Uno è il clone, cioè possiamo clonare su un diverso slave, diciamo, le impostazioni fatte per un registro, e possiamo sempre utilizzare la funzione importa, chiedendo all'assistenza tecnica o all'ufficio tecnico Equinex la mappatura in formato CSV dei meter che sono a catalogo. Procediamo con il terzo esempio di mapping. In questo esempio vogliamo mappare un meter di natura elettrica tramite la tecnologia Modbus TCP/IP. Nella descrizione generale abbiamo visto che la creazione di un meter di questo tipo richiede l'introduzione di una nuova linea Modbus, una linea di tipo TCP. Quindi la procedura prevede nel menu di configurazione ad albero la selezione di tecnologie, Modbus, Modbus Lines e tramite il pulsante in basso a sinistra andiamo ad aggiungere una nuova linea. La configurazione di questa nuova linea prevede alcuni campi per i quali dobbiamo avere una particolare attenzione. Innanzitutto l'indirizzo IP del nostro dispositivo, del nostro device, del nostro meter che vogliamo mappare. In questo esempio l'IP è 192.168.10.224. Occorre prestare attenzione alla porta, il default per il Modbus TCP è la 502 e ci sono alcuni parametri che sono strategici per rendere fluida l'acquisizione dei dati di consumo o di produzione. In particolare dobbiamo stare attenti al tempo di acquisizione, il query time, impostato a 2000 millisecondi, al tempo di comando, che non rientra in gioco visto che abbiamo un semplice monitoraggio, ma che abbiamo imposto a 50 millisecondi, il ritardo dopo il polling di tutti i meter su questa linea che abbiamo configurato di 1000 millisecondi, di un secondo, e il timeout tra la lettura e l'altra dei dati di un secondo. Veniamo alla parte di configurazione della potenza elettrica e dell'energia elettrica. Nell'esempio i dati, diciamo, di ingresso sono che l'indirizzo Modbus è 2, la potenza elettrica si trova nell'holding register 1 e l'energia misurata nell'holding register 3. Particolare attenzione dobbiamo avere nella configurazione dei campi aggiuntivi del meter Modbus. In particolare sono il tipo, che deve essere selezionato numerico float, la rappresentazione, l'encode, che in questo esempio è la virgola mobile a 4 byte, in altre parole ci impegna 2 holding register l'acquisizione sia della potenza che dell'energia, un eventuale fattore moltiplicativo e la selezione dell'unità di misura tramite il campo icona formato o rendering. In particolare per la potenza vogliamo come unità di misura i watt e per l'energia vogliamo come unità di misura i kilowattora. La selezione dell'unità corretta è molto importante sia ai fini della visualizzazione per l'utente ed è anche importante per i dati che poi sono memorizzati nei file CSV, possono essere scaricati ed eventualmente rielaborati su un foglio di calcolo.
Dobbiamo sempre ricordare, quando andiamo a effettuare le configurazioni su una linea Modbus, ogni volta che abbiamo introdotto un nuovo registro, per mandarlo online conviene stoppare e ristartare la comunicazione, in modo da poter verificare se i LED di ciascun registro sono verdi o rossi. Entriamo quindi nell'operatività di questo esempio. In ambiente di configurazione apriamo Tecnologie, la nostra linea Modbus TCP. Può essere utile per verificare la correttezza di tutta la linea di comunicazione. Prima di introdurre i dati nel meter che dobbiamo configurare, effettuare una mappatura dei registri direttamente nella sezione Registri Modbus. Per esempio, andiamo ad aggiungere un registro, che può essere la lettura di potenza, chiamiamolo potenza. L'indirizzo slave è 2, il registro è 1, dobbiamo selezionare il campo numerico in virgola mobile, non abbiamo nessuna scrittura e il tipo di codifica di questo dato è virgola mobile a 4 byte. Possiamo anche andare a selezionare nel campo icona rendering unità di misura la rappresentazione in watt. Una volta effettuate queste configurazioni, non dimentichiamo di premere il pulsante refresh per rendere operativa la comunicazione. Vedete che il LED corrispondente verde ci indica che la comunicazione sta avvenendo e in effetti il dato viene aggiornato, il dato di 1351 watt. Una volta che abbiamo la sicurezza della catena di comunicazione col dispositivo, possiamo andare direttamente a configurare il nostro meter. Quindi selezioniamo la parte di misura della potenza, come già effettuato, che ha come slave il 2 e il registro l'1, è di tipo numerico in virgola mobile e la rappresentazione è in virgola mobile a 4 byte. Come fattore moltiplicatore utilizziamo 1, il change of value lo lasciamo 1 e la rappresentazione vediamo che è già in watt. Per quanto riguarda l'energia ci riferiamo sempre allo slave 2, il registro è il 3, è sempre di tipo numerico in virgola mobile e anche in questo caso, in questo particolare esempio, l'energia viene rappresentata con una virgola mobile a 4 byte. Come fattore moltiplicatore mettiamo 1000 e qui dobbiamo fare una precisazione. Il fattore moltiplicatore divide in realtà per la quantità indicata, in questo caso per 1000, il valore che viene acquisito sulla linea Modbus. Per esempio, se abbiamo 2300 kWh, con un fattore moltiplicatore 1000 andremo ad avere una lettura di 2,3 kWh. Anche qui mettiamo un change of value di 1 per rendere più veloce l'aggiornamento dei dati e nel campo icona andiamo a selezionare la grandezza kilowattora, che sarà poi quella visualizzata sulla app mobile. Quindi selezioniamo kilowattora. Non dimentichiamo di effettuare il refresh dei dati per vedere che tutto vada in linea. Vedete che i due registri sono esattamente in linea, lo vediamo dal LED verde. Abbiamo il fattore moltiplicativo per l'energia che effettivamente ci produce una lettura di 23,296 kWh. Completiamo i nostri esempi e andiamo a creare dei grafici di temperatura ambiente. Nella spiegazione di carattere generale abbiamo visto come introdurre nella sezione Data Log due grafici, in particolare uno per la zona giorno, uno per la zona notte. Quello della zona giorno vogliamo che sia alimentato con 3 tracce
e quello della zona notte con 2 tracce. Per la realizzazione dei grafici abbiamo visto che occorre andare nella sezione Datalog grafici e col pulsante in basso nell'area di sinistra andiamo ad aggiungere un nuovo grafico. Degli aspetti importanti per cui occorre prestare attenzione sono naturalmente il nome del grafico, che poi appare nella ricerca in ambiente di visualizzazione, quindi è un nome accessibile anche da parte dell'utente, lo stile, che sarà quello del trend temporale, il data type, che sarà quello dettagliato, cioè non aggregato. Con dati dettagliati noi andiamo ad acquisire direttamente gli eventi che arrivano dal campo, quindi rappresentiamo dei valori medi, ad esempio orari. Poi abbiamo visto che un'ultima impostazione è quella di abilitazione dello zoom. Una parte fondamentale per realizzare questi grafici è la realizzazione di widget generici a valore singolo per indirizzi di gruppo KNX. Immaginiamo quindi che abbiamo a disposizione degli indirizzi di gruppo che corrispondono a delle temperature che sono stati precedentemente importati col progetto TS oppure vengono direttamente definiti manualmente. Il primo passaggio è quello della creazione di widget a valore singolo contenenti questi indirizzi di gruppo. Per fare questo selezioniamo la voce Tecnologie, KNX Widget e andiamo a prendere i widget appartenenti alla categoria Altro. Selezionando la sezione Altro nella casella tendina selezioniamo valore singolo e col pulsante Add creiamo questi widget. Lo stile che deve essere definito è quello dello slider. A questo punto andremo a collegare sia in lettura che in scrittura l'indirizzo di gruppo appartenente alla temperatura che vogliamo acquisire. Possiamo eventualmente utilizzare l'opzione clone per creare altri 4 widget. Un aspetto molto importante per il collegamento delle tracce in ciascuno dei grafici che abbiamo creato, cioè quello di zona giorno e quello di zona notte, è l'utilizzo della casella di ricerca. Noi possiamo effettuare una ricerca sia per nome che abbiamo dato al widget che rappresenta la temperatura che vogliamo misurare, o possiamo fare una ricerca anche per indirizzo di gruppo. L'oggetto che possiamo trascinare è riconoscibile nel risultato della ricerca per la descrizione KNXID. In altre parole, non possiamo trascinare gli oggetti qualificati con una descrizione widget ID. Andiamo ora a creare i widget a valore singolo del tipo slider che contengono gli indirizzi di gruppo in tecnologia KNX delle temperature ambiente che vogliamo monitorare nei grafici. Per fare questo, nel menu selezioniamo Tecnologie, KNX Widget e altro. Apriamo la scheda in ambiente di lavoro. Selezioniamo nella casella tendina non il widget generico, ma il widget a valore singolo e premiamo il pulsante Add. Attribuiamo un nome. Definiamo lo stile di questo controllo come slider e andiamo a mettere gli indirizzi di gruppo di questa temperatura, sia nel comando che nel feedback. Se non associamo un tipo di funzione e non associamo un ambiente, questo widget ha il solo scopo di essere utilizzato per la creazione dei grafici e quindi non viene visualizzato direttamente sulle schede dell'ambiente di visualizzazione della app. Possiamo aprire la scheda, andiamo a selezionare il tipo di valore che è un virgola mobile a 2 byte e non dimentichiamo di attivare il refresh per fare in modo che questo oggetto entri nella comunicazione del dispositivo. Per creare gli altri oggetti legati alle temperature, in questo caso possiamo utilizzare la funzione clone. Quindi ne creiamo
4 e mettiamo un offset di +1 all'indirizzo di gruppo meno significativo. Chiudiamo la scheda. Nel frattempo, come potete vedere, è arrivato dal campo una lettura di temperatura su evento e si è aggiornato automaticamente il valore stato. Chiudiamo, facciamo un refresh della pagina. Come vedete abbiamo creato anche gli altri widget per la lettura delle altre temperature. Sono tutti widget con lo stile slider, non sono associati a alcun ambiente per cui non restano visualizzati e hanno l'offset corretto nell'indirizzo di gruppo meno significativo. Diamo un nome a ognuno. Non dimentichiamo di fare un refresh dopo aver effettuato il clone per rendere operativi questi indirizzi di gruppo. Ora che abbiamo quindi creato i 5 widget per le temperature raccolte da questi indirizzi di gruppo su tecnologia KNX, dobbiamo fare l'associazione sui grafici che abbiamo creato in precedenza. Quindi selezioniamo la voce datalog, grafici, e prendiamo il grafico della temperatura giorno. Andiamo nella casella di ricerca e selezioniamo l'indirizzo di gruppo 10013. Come vedete, la descrizione di questo oggetto è KNX-ID e non widget ID, quindi è idoneo per il drag and drop nella sezione serie di dati. Trasciniamo, diamo un nome, e questo è il nome che comparirà in ambiente di visualizzazione sulla app. Qui possiamo decidere a quale serie di dati attribuire il seguente widget, alla serie 1, lo stile è quello delle linee, nessun fattore di scala e l'attribuiamo all'asse X primario. Procediamo. Con gli altri widget. E ripetiamo anche qui quello che abbiamo fatto per le altre serie. Abbiamo così completato la configurazione del grafico 1. Analogamente ripetiamo le operazioni per il grafico relativo alla zona notte. Vogliamo infine vedere il risultato della configurazione che abbiamo effettuato. Intanto, in ambiente di configurazione, aprendo i widget a valore singolo che abbiamo creato, vediamo che sono alimentati da valori che corrispondono a eventi di scrittura dal campo. Questo è vero per la temperatura della zona giorno, per la temperatura della zona notte, per la cucina e per le 2 camere. Passando invece all'ambiente di visualizzazione, noi possiamo selezionare dal menu contestuale grafici, temperatura zona giorno, e possiamo vedere che
i dati iniziano ad essere alimentati. Abbiamo il colore e il nome della singola traccia, per questo è importante attribuire nelle serie di dati anche il nome e la temperatura. Possiamo fare uno zoom e possiamo anche vedere i dati che stiamo acquisendo. Questo è vero nella zona giorno ed è vero anche nella zona notte. Ricordiamo che noi abbiamo attivato la memoria USB esterna, per cui mano a mano che i dati vengono alimentati, noi possiamo procedere anche in una ricerca su valori di giorni diversi. Se noi avessimo invece utilizzato la memoria interna del dispositivo, questi tipi di dati, quindi dati non elaborati o aggregati, sarebbero stati disponibili solo per 48 ore, quindi la ricerca dei grafici per oltre le 48 ore non avrebbe prodotto alcun risultato. Un'ultima cosa da evidenziare è che se noi andiamo a selezionare Datalog e il nostro grafico, ricordiamo che noi possiamo anche scegliere un tipo di dato diverso, per esempio aggregato. In questo caso compare un altro campo nella serie di dati in cui noi possiamo scegliere se mettere il valore medio su base oraria, il valore minimo, massimo, la somma di valori, eccetera. In questo caso noi, salvando, produciamo un grafico per la zona notte che contiene dati aggregati e non di dettaglio, producendo delle medie delle temperature di ciascun ambiente su base oraria. È tutto.